Se questa selezione fosse un album, quale album sarebbe Locarno 77? Mi piacerebbe che fosse l'album bianco dei Beatles. Siamo ormai giunti alle ultime ore, la vigilia diventa ormai il giorno stesso di apertura di questo Festival Locarno 77, edizione 2024. E allora parliamo con Gio Nazzaro, il direttore artistico di questo festival. Partire dai numeri, perché insomma non so se sei scaramantico, però Locarno 77, abbiamo fatto qualche compitino, qualche indagine, il 77 è il numero della cura. E non solo, il doppio numero, quindi il 7 e il 7, vuol dire simbolo di azione e opportunità di successo. Adesso non so come scaramanzia, come sei messo, però detto così sembrerebbe che le premesse ci siano. E sulla faccenda che il festival va dal 7 al 17 per la sua 77esima edizione. Qua entriamo nella numerologia più anche un po' inquietante. Però parlando di numeri, in tre parole, tre aggettivi, ci racconti appunto la sintesi di questa selezione? Questa è una selezione che mi auguro possa essere percepita come popolare, nel senso di accessibile, ambiziosa, nel senso di generosa, e ampia nel senso di diversificata. In realtà sono 6 aggettivi. Ma va bene, abbondiamo, l'abbiamo detto prima. E a proposito di abbondare, ecco, non so se lo sapete, ma Gio Nazzaro, che in questa chiacchiera cercheremo di conoscere anche un po' al di là del palco e oltre alla selezione, è un grande esperto, un grande appassionato anche di musica. Se questa selezione fosse un album, quale album sarebbe Locarno 77? Mi piacerebbe che fosse l'album bianco dei Beatles, perché nell'album bianco ci sono alcuni dei motivi dei Beatles più famosi e anche alcune delle operazioni di sperimentazione musicale più radicale mai affrontate dai 4 di Liverpool. Quindi, visto che mi hai chiesto un riferimento musicale, tanto vale Voliamo alto, dici? volare alto. A proposito di volare alto e soprattutto con la possibilità di vedere le stelle, il lago in lontananza e le montagne del Locarnese, la piazza grande, no? Perché quest'anno cosa presenterà? Ecco, a proposito di generi e di ibridazioni. L'idea di fondo è molto semplice, cioè interrompere questa idea che la piazza sia super accessibile, super popolare, al limite delle concessioni commerciali e il concorso sia il luogo dell'austerità. Ho voluto tentare di incrinare questi luoghi comuni, per cui in piazza magari scopriremo un bellissimo documentario in bianco e nero sui gauchos della Pampa e magari in concorso c'è un film o due che magari qualche anno fa sarebbero stati solo in piazza. Ecco, a me piace che le diverse comunità che si raccolgono intorno al Festival di Locarno e ai suoi luoghi di proiezione possano incrociarsi, vivere il festival come una sorta di geografia immaginaria dell'emozione. La particolarità di un festival come Locarno è quello di avere appunto la piazza grande e di arrivare poi magari alla retrospettiva, alle vicinanze del presente, cioè sezioni che apparentemente sembrano veramente così all'opposto dello spettro. Ecco, come si costruisce una selezione così diversa in ambiti così appunto opposti È apparentemente? un lavoro, quello della selezione del programma, anzi dei programmi del festival, estremamente articolato, perché noi iniziamo in pratica a ripensare al festival quasi immediatamente dopo la conclusione dell'edizione, esattamente come l'anno scorso sapevo che avrei fatto una retrospettiva di un certo tipo, stavo per quasi chiudere su alcuni ospiti di quest'anno. Il comitato di selezione è diviso per competenze, non solo linguistiche ma anche territoriali e quindi noi interveniamo lì anche in funzione di giurati, dei work in progress, dei lab, dei programmi di lettura delle sceneggiature e quindi in qualche modo sappiamo cosa c'è e quindi si fa un lavoro di raccolta. Poi a tutto questo si aggiunge anche il fatto che ci sono tutti i film che arrivano spontaneamente e che bisogna vedere. Quindi ogni membro della commissione artistica porta un certo numero di film che vengono poi discussi in seno al gruppo. È importante tenere la porta
più aperta rispetto a certe tematiche o paesi rispetto che ad altri luoghi. E poi a giugno si decide, si discute, si vedono gli ultimi film, si offre la verifica della sala cinematografica. Quest'anno abbiamo visto progressivamente come si costruiva il programma, per cui quando siamo venuti qui ci mancava davvero poco alla conclusione del programma, per cui è come se avessimo avuto un maggiore distacco critico rispetto all'ansia di chiusura. Ce ne mancavano relativamente pochi, quindi a quei pochi che ci mancavano abbiamo posto delle domande molto esigenti. Volevo chiederti quanto è importante poi il concorso, cioè come mai esiste il concorso e se per quanto ti riguarda hai la curiosità un po' di comunque di capire cosa succede poi piano piano nei vari vincitori e quindi quando si costruisce il palmarès poi alla fine. Rispetto alla vita successiva dei film invitati a Locarno, sono addirittura ossessivo, nel senso che seguo ogni fatto che riguarda tutti i film che sono passati a Locarno. Faccio per esempio riferimento alla commedia islandese Cop Secret, presentato nel primo anno della mia direzione artistica, film che è stato candidato agli European Film Awards come migliore commedia dell'anno. Faccio riferimento all'anno scorso dove ben 7 dei nostri film sono stati presentati ai European Film Awards e di cui 4 erano opere prime dirette da donne. Sempre quest'anno, e mi limito solo all'anno scorso, numerosi film sono stati anche presentati in considerazione all'Accademia degli Oscar. Quindi quel che accade dopo Locarno è tanto importante quanto quel che accade a Locarno. Hai un ricordo, un aneddoto, una curiosità, un incontro particolare, insomma, che sia in piazza o nelle varie sale? Dovrei fare, come dire, ingiustizia a qualcuno, quindi faccio qualche passo indietro e parlo di un'esperienza che ho potuto vivere a Locarno quando non ero direttore e ho avuto il privilegio di vedere I Cancelli del Cielo seduto a fianco a Michael Cimino e durante il film si è abbassato gli occhiali da sole neri, dei meravigliosi Ray-Ban sugli occhi e io scioccamente mi sono chiesto ma che cosa vedrà così e poi ho visto che iniziavano a scorrere le lacrime e mi sono commosso, anche io mi commuovo nel ricordarlo. E poi quando è finito il film mi ha guardato e mi ha fatto mi sembra che sia un film che regge bene, no? I festival, chi li frequenta lo sa, danno dipendenza per questo, perché poi si costruiscono questi meravigliosi puzzle della memoria, questi ricordi che sono spesso commoventi come sanno essere ovviamente i personaggi che incontriamo sul grande schermo. Senti, a proposito di vita da festival, che poi insomma anche è una cosa che ci incuriosisce, qual è la routine di un direttore? Com'è la tua giornata tipo durante il festival? È una giornata estremamente intensa e che quando finalmente arriva la sera, nel momento in cui uno vorrebbe tirare il fiato, arriva il momento più bello di tutti, ma anche quello più impegnativo, salire sulla piazza, far capire alle persone che hanno avuto la generosità di accettare il nostro invito, di essere con noi, che ne valeva la pena e di essere lì e contribuire a creare per loro un'esperienza che si porteranno per tutta la vita. Locarno è un festival molto particolare perché ha intorno una vita reale, che è la vita di una città e che in questo momento si riscopre pienamente italiana e svizzera, proiettata in un contesto internazionale. Ecco, questo è qualcosa che esiste solo a Locarno e dove anche i professionisti del cinema hanno la possibilità di toccare letteralmente con mano se un loro film funziona
o meno. Non mi resta e non ci resta, credo, mi permetto di unirti in questo appello, di augurarvi, ecco, di provare e riprovare quelle emozioni che rendono una visione, ma soprattutto quei minuti appena si finisce di vedere un film, no? Questa sensazione quasi di smarrimento che è quella di aver vissuto qualcosa di intenso, di fortissimo, che è l'emozione di aver visto un film qui a Locarno 77. Grazie a Giona Nazzaro. Grazie a voi.